Ciao, buongiorno. Oggi una puntata veramente bella perché parliamo di un libro fantastico e siamo anche nell'ambiente giusto. Alle mie spalle c'è il rifugio Rosalba e qui c'è la patria per gli arrampicatori, qua dietro le mie spalle. E oggi vediamo il libro di Walter Bonatti, K2. È un libro un po' datato, però è un libro che entra a pieno titolo in questa rubrica e vi spiego perché. Perché in K2 la verità, che ci sono diverse edizioni, e non sto a raccontare tutta la storia perché sicuramente non c'è bisogno che la racconti io, si trova praticamente tutta la lotta di un uomo per la verità. Qualcuno è arrivato in cima e suona la campana. Per i più giovani, cioè, dovete considerare che oggi Walter Bonatti, e lo sappiamo tutti, è un grande alpinista, no? Quello che ha fatto, ma quando venne qui da giovane per la prima volta a scalare queste guglie proprio qui sulle Grigne, era semplicemente un giovane come tutti, con i suoi sogni, con le sue aspettative, con la voglia di scoprire, con la voglia di vivere. E quello che ha dovuto superare, perché veramente se leggi questo libro è una cosa sconvolgente, perché vedi la sua continua ricerca della verità, una verità a cui nessuno crede, a cui le istituzioni non credono oppure fanno finta di non credere perché vanno avanti per una verità, quella ufficiale, che alla fine sappiamo che non era veramente la verità. Ma Walter Bonatti ha dovuto spendere una vita per questa verità. Grazie al suo impegno, praticamente la spedizione riesce a conquistare il K2. Ma è veramente una vittoria italiana questa. Sì, gli italiani salgono in vetta al K2, però secondo me l'alpinismo fa un brutto passo verso il basso, diciamo, dai. Dopo aver letto questo libro e aver sofferto, perché veramente soffri a leggere questo libro, questa continua ricerca della verità, capisci che praticamente è un insuccesso dell'alpinismo italiano, perché è un successo basato su una non verità, non è una vittoria. E credo che Walter Bonatti, oltre ad essere un grandissimo atleta, un grandissimo alpinista, il suo successo è dato anche dalla sua determinazione nella ricerca della verità, il non scendere a compromessi, cioè accettare, ma lottare, continuare a lottare per quello per cui uno crede, senza compromessi, veramente senza compromessi. E qui fra le pareti che ha scalato è veramente un onore oggi aver riletto un po' di questo libro, e ve lo dico anche con una certa emozione, perché quando sei qui in questo luogo veramente capisci che la montagna è tutto. Indubbiamente la montagna è una palestra, una scuola di vita. Quello che impariamo in montagna poi si vive anche nella realtà tutti i giorni.
il sentiero della vita è sempre in salita, le difficoltà, e sento veramente il dovere di ringraziare uomini come Walter Bonatti, che con la loro integrità ci hanno insegnato tantissimo, ci hanno veramente insegnato tanto. Da questo luogo bellissimo vi saluto veramente, un abbraccio e buona montagna a tutti.